Gente, finalmente l'ho fatto. Da oggi giocherò il gioco con un controller nuovo ed è il mio terzo DualSense che compro pur di avere dei stick che funzionano. Io sono sconvolto che c'ho ancora controller PS2 che funzionano perfettamente a distanza di 20 anni e un DualSense mi dura un singolo anno e poi inizia a driftare fortemente. Ti prego PlayStation, ti prego Sony. Comunque, ho delle cose da dire per iniziare. Non so perché non l'avessi collegato prima, probabilmente perché cavo molto in fretta, ma se guardiamo in questa schermata credo si possono vedere tutti i personaggi che entreranno a far parte del team in futuro nel SES. E al momento attuale noi abbiamo il protagonista a sinistra, Takeba ancora lei a sinistra, Junpei sul banco davanti, Fuka a destra, quello credo sia il ragazzo con il cappello, Mitsuru e Akahiko dietro, il bambino dell'elementare, a questo punto immagino sarà lui parte del team, quello che credo sia il cane che forse farà parte del team, e credo che quella sia il robot che abbiamo visto durante la intro del gioco. Quindi abbiamo ancora un sacco di personaggi da scoprire, introdurre e far tutto. Quando vengono fatti però? Quando succederà come cosa? Non lo so, ma in ogni caso carichiamo la partita. Oggi, solitamente a questo punto qua del gioco, andrei a cercare di fare il tartaro il prima possibile, speedrunnarlo. Credo che oggi per cambiare non lo faremo, per due ragioni. Uno, perché non ho il tempo per registrare 4 ore consecutive del tartaro. Due, perché non sa mai che tra poco sbloccheremo un nuovo membro del team. E se lo sblocchiamo vorrei poterlo testare direttamente nel tartaro stesso. Ci potrebbe stare. Era successo con Akihiko. Non sa mai che potrebbe succedere comunque nelle prossime settimane. Detto ciò, cosa vogliamo fare adesso durante il dopo scuola? E allora passiamo il tempo con la bambina. Passiamo dal rank 4 al rank 5. Oh no, è perché se non voglio passare il tempo con la bambina. Grazie. I don't know what to do. My dad. Dovrei stare con lei finché non si calma. Dad. He hit me. He's so mean. It's not fair. Perché si inizia così l'episodio di oggi? Oh no! È terribile. Yeah. You think so too? Cos'altro posso pensare? Stupid meanie. All I did was ask why they're getting a divorce. They got mad at me and said to stay out of it. So I kept asking, but Dad yelled at me and then he hit me. Then Mom said it was my fault for asking so much. I don't know if they love me anymore. Do they just wish I would disappear? È possibile, non lo penserebbero mai? Non lo penserebbero mai? Never. But then, why do they get so mad? What if I ran away from home? I want to know how they really feel about me. If they love me, they'll try to find me, right? It's a secret, okay? Don't tell Mom and Dad I'm running away. I know you won't tell. Sembra che Mario si fidi molto di me. Ah, questo è quello che speravo di non avere con la storia della bambina. Fuck, c'era già l'altra che... Vabbè, non va I bene. have to go now. Let's play again sometime. Non so se abbiamo giocato oggi, non lo definirei giocare onestamente, però va bene. Sure. Sera. Ah, succede qualcosa visto che abbiamo appena battuto un boss? Welcome back. Scusa, devo parlare con Fuka. Per cosa? Oh, c'è una cosa che dobbiamo chiarire. Dopo un'operazione sarai esausto? Non sarebbe una cattiva idea se oggi ti riposassi. Riguardo l'operazione della scorsa notte, è successo qualcosa da te, Yukari-chan? Yukari si comporta in modo strano di recente. Spero che non abbia dei pensieri. Non abbia dei pensieri, in generale? Oh, quasi dimenticavo. Volevo scusarmi per averti colpito ieri. Avevo intenzione di dirti una cosa prima, ma non volevo che gli altri sentissero. Quindi, scusami. Quindi non possiamo sapere ancora niente, ma stanno discutendo appunto l'argomento importante, ok? E allora non possiamo fare un evento con nessuno oggi? Beh, allora lavoriamo part time. Cosa ci possiamo fare? C'è un po' di tensione dentro il SES, ma noi non possiamo farci un live guardo, non possiamo interagire, quindi non importa. Niente fascino, niente coraggio. Ci vorrà ancora un attimo di tempo per entrambi. Che si fa oggi? Siamo al 9
Giovedì 9. Gli esami dovrebbero iniziare la settimana prossima, non mi ricordo che giorno. Attenzione. Qualcosa di importante? Sento gente che parla. Anyway, il nostro campus è piuttosto nuovo e pulito. Me ne sono accorto quando il mio club è andato in un'altra scuola. I miei genitori dicono che la scuola è stata ricostruita 10 anni fa, dopo un'esplosione. By the way, Ho sentito anche che non è dipeso solo dall'esplosione. In quel periodo un sacco di studenti avevano smesso di punto in bianco di frequentare. Forse per quello che hanno costruito un nuovo edificio, per ricominciare da capo. Oh? Che c'è? Credi che il liceo Gekko-kan abbia un lato oscuro? Guardi troppo TV. Scusatemi. L'episodio di oggi inizia malissimo, Mattina presto. Mattina abbiamo una lezione in classe, a quanto pare. Ti prego, non qualcuno mi fa versi strani. Oh, let's skip. Oggi parliamo del periodo Heian. Nel 794 Heian Kyo divenne capitale. Nell'894 le ambascerie imperiali in Cina furono abolite. Potrei mettere questa sezione nell'esame della prossima settimana? Non ho voglia di far nulla. Comunque, passiamo all'età feudale. Ascoltate attentamente, perché ha a che fare con l'origine dei samurai. Sceglierò te, Pip, vediamo se lo sai. Quindi, la legge che permetteva il possesso permanente di un terreno appena coltivato servì come fondamento per lo sviluppo del feudalismo. Grazie a questo decreto vennero coltivati tanti terreni, ma allo stesso tempo emerse un grave problema per i contadini. Ricordi che si tratta? Invasione terrestre, distruzione ambientale e disparità sociale. Direi l'ultima. Direi di sì. Non so se il Giappone è la stessa cosa, ma con i contadini patenti e schiavi all'epoca appunto del Medioevo. C'è un nome specifico. Non mi ricordo il nome, però disparità sociale. Sì, esatto. Il lavoro non finisce dopo aver parato. Costruisci i corsi d'acqua e periali con un costo molto alto. Quindi i contadini con più soldi e autorità potevano arricchirsi di più espandendo i propri terreni. D'altro canto quelli meno benestanti non avevano altre scelte se non quella di rimanere poveri. È sempre questa storia in ogni epoca. Come si chiamava? Erano mi viene la parola circensi in mente. Non è presente circensi? Dopo scuola facciamo. C'è qualcuno con cui possiamo passare il tempo di evidente subito? Mittente sconosciuto, richiesta da lei. Ok, andiamo a parlare con Elizabeth allora. Di nuovo, nessuno oggi? È perché stanno arrivando gli esami? Elizabeth, hai le nuove richieste quindi? accepting a request? Oddio quante. Oddio quante. Vecchio testo 4 perché adesso potremo andare avanti nel tartaro. Presiedi una persona con abilità fiumana di colpi e fai rapporto a Elizabeth. Sconfiggi l'ombra nel terzo blocco Yabasha e riporti una moneta grezza. Portami un CD associato al liceo Gekko-kan. Porta un paio di scarpe di sicurezza. Dai da mangiare al gatto affamato. Porta l'oggetto che ha richiesto Elizabeth, che è una stella di Natale. E voglio sentire l'oceano. Porta qualcosa che ha a che fare con l'oceano. Dovremmo fare questa roba qua comunque perché voglio appunto fare gli eventi con Elizabeth. Voglio sentire l'oceano, devo portargli una conchiglia tipo. Non posso abbandonare la mia posizione, quindi se hai l'occasione di visitare l'oceano potresti cercare qualcosa che mi faccia sentire l'oceano. Giusto, presto ci saranno le vacanze estive e andremo in spiaggia e ci sarà la cutscene animata, non per eventi importanti o boss fight, ma per le ragazze del sesso. Ormai ho capito come funziona Persona 3. È peggio di Persona 5 da questo punto di vista. Va bene, ok. E allora cosa dobbiamo fare oggi pomeriggio? Cerco di vedere se posso fare qualcosa per lei e poi passiamo del tempo o con lui o basta, non credo ci sia nessun altro. Ma forse vecchietti però, capite? Il gatto si trovava alla stazione di Portland, in questo vicolo qua. Infatti c'è un evento a riguardo. Miau. Mi auguro molto debolmente, forse ha fame. Ma ho niente da dare da mangiare. Forse posso comprare del cibo per gatti da qualche parte. Ok, posso controllare, cerchiamo in giro. Oh! Lui vende il super cibo felino, ovviamente nella farmacia. Ok, compriamolo. Ok, portiamolo al gatto allora. Perché era? Ho contato ovunque per l'ultimo posto la farmacia perché non pensavo fosse logico. Invece era la farmacia. Gatto, qualcosa per te? Il gatto sembra molto debole. Dovrei dargli il super cibo felino. Dagli il cibo felino. Miau. Miau miau. Il gatto fa le fuse, sembra felice. Forse sarà meglio se ritorno domani e gli do di nuovo da mangiare. Oh, devo farlo diverse volte? Oh, vabbè, ci sta, va bene. E allora con cui vogliamo passare il tempo, credo faremo con lui, perché è molto indietro come arcano. Non mi interessa per adesso molto come personaggio, ma neanche altri mi interessavano inizialmente. Vediamo se la mia opinione cambia col passare del tempo. Gnam gnam burp e Pip Kun. Tempismo effetto, vuoi andare a mangiare qualcosa? Passiamo al tempo con un Suemitsu. Eccellente, collega gourmet, cominciamo la nostra avventura gastronomica. Oggi, all'area commerciale, godremo di una sugosa carne che esplode di sapore. Basta questo a farti capire dove andremo. Al Wakatsu. No, come on, bisogna andare al Wakatsu. Have a pretty good appetite.
You even kept up with me. How do you stay so thin, though? Looks really are deceiving, aren't they? But that means there are people out there who secretly want to take my title as Gourmet King. Maybe. Actually, remember that puny middle-aged guy from the other day? I bet he was an assassin! Maybe. There's nothing I can do about it right now, but I'll show them soon enough. Just you wait. In light of your recent achievements and your courageous appetite, I hereby appoint you to the Gourmet King's Royal Guard. No, maybe that's too much of a burden for you to bear. Sembra che il suo inizio si vidi molto di me. Senso... Lo strappotto si è rafforzato, non abbiamo fatto neanche nessun dialogo. Va bene. Rango 2 della luna. Figo. By the way, you're a second year, right? So you're 1 year below me. It kind of feels like I have a younger brother now. Well, would you want to be my younger brother? Certo, perché no? You do sort of look like him. No, that's impossible. Whew, I knew this would happen. I always get hungry if I think about the past too hard. And I just filled up on that beef bowl, too. Better stay true to form and keep eating, huh? Here's to a healthy appetite courtesy of remembering the past. The old memory rewind. All right, now in reverse. Let's moonwalk. What are you doing? You're my royal guard. You have to join me. Now do as I do. Moonwalk into Umiushi. Ok. Di nuovo anche lui? Fratello minore, menzionato una cosa a riguardo. Qualche evento oggi? Oh, it's you. Bentornato. Ti sei riposato? C'è ancora tempo prima della prossima luna piena. E anche se vorrei dirti di andarci piano, gli esami finali iniziano lunedì. Dunque vorrei che ti guardassi e ti concentrassi sullo studio. Ok, perfetto, quindi gli esami iniziano lunedì e loro stanno studiando. Va benissimo, allora passiamo il tempo con loro a studiare. Voglio livellare intelligenza, perfetto. Però Fuka ci parla anche probabilmente della pianta? Elisabeth ha chiesto Pokémon un oggetto particolare. Una stella di Natale? Intendi le decorazioni di una cima dell'albero, giusto? A cosa... Ah, quella stella di Natale. Ah, se ho ragione forse intendi una decorazione. Cioè tipo ok, la pianta, la stella di Natale, la pianta. Infatti non sono scemo. Puoi aspettare qualche minuto, vado a cercare meglio. Ce l'avevi? Sorry. Scusa, attesa, ecco qui. Credo che questa pianta faccia il caso tuo. Viene venduta di solito durante il periodo natalizio, quindi sarebbe difficile trovarla nei negozi ora. Per fortuna ne avevo alcune in camera mia. Ecco, tieni. Perché l'avevi in camera tua? Portiamole a Elizabeth. Hai completato una richiesta? Quella pianta con foglie rosse è una stella di Natale? Che deve avere su questa pianta che scessero regali? La mia richiesta è soddisfatta, non puoi riprenderla. Però quando i regali saranno sbocciati vorrei... Quando i regali saranno sbocciati. Guanti di Jack, thank you, grazie mille. Eccovi qua. Oh, Pip. Sono venuto per prendere da bere e Mitsuru mi ha beccato, come puoi vedere. I voti di Akiko non mi preoccupano. Temo di più che possa sgattaiolare per allenarsi in modo avventato. E studiare ha anche il valore aggiuntivo di impedire quell'avventualità. Quindi eccoci qui. Anche se ho praticamente finito di studiare per gli esami. Allora perché non supervisioni lo studio di Pip? Nel caso volessi unirsi a noi. Yes. Sì. Va bene, siediti. Sarò il tuo tutor di studio. I was hoping to go for another run after rehydrating. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. Fine. So, were there any subjects you needed help with? Come impara a memoria le formule, come impara a memoria i kanji, come impara a memoria i vocaboli. I kanji sono difficili in giapponese. The most basic method is writing them over and over again. But I get that's a tough way to stay motivated. That's why I reward myself with workout reps based on the number of new kanji I've learned. The more you study, the stronger you'll get. Pretty motivating, huh? In any case, I advise having a good workout ready to treat yourself with after a study session. It all comes down to making it a regular habit. Just a little each day really adds up. I wasn't going to say anything, but... Akihiko, working out isn't normally a reward for most people. On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but
I would focus on memorizing material that is likely to be tested. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems. Entrambi hanno continuato a darmi consigli su consigli. 2 punti non credo basteranno, vero? Ah, ci vuole ancora un attimo, ci vuole ancora un attimo. You catch on quick. You immediately took what you learned and put it into practice. All you need now is some strength training and you'll be unstoppable. Once the exams are over, why don't we dive into Tartarus for a bit and get some workouts in? You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. Non riesco a conciarmi con questa musica. Let's call it here for today. I want to get some stretches in before heading to bed. È troppo bella questa musica. Mi distraggo a sentirla. Non potrei mai studiare con questa musica. Mi prende troppo. Venerdì, cosa si fa oggi? Passiamo il tempo con lui. Eccellente, collega gourmet. Vediamo. L'ultima volta è stato un paradiso di carne sugosa, giusto? So qual è la tappa successiva. Ramen. Un familiare odore di pesce riempie il ristorante. That enough appetizers? Excuse me, sir. 2 bowls of the usual today. And as always, make sure one of them is extra large. Coming right up. Le nostre ciotole sono state sostituite con altre 2. Once you taste this, my friend, there is no going back. Ton noodles! Yes! That's 3, count 'em, 3 tons! This is the crown jewel of the secret menu here. Even better than the Hagakure Bowl! The simple salt-based broth complemented by the rich, spicy miso sauce. It's like a microcosm of the miracle of creation! Non molto emozionanti per adesso gli eventi. Wow, questo incredibile sapore scioglie via i miei problemi. It's all about that secret menu. Although, how will people find it if it's too secret? Whatever. The harder I think about it, the hungrier I'm gonna get. Oh, sir! Don't toss out that first bowl, all right? That soup and I have unfinished business. This is a huge honor for you, you know? You're only the 2nd person to taste this after me. Don't forget to blow on the noodles to cool them off. Riesco davvero a sentire la gentilezza di Suemitsu. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Ok. Solamente lui le domande ce le fa dopo essere saliti di rango. Molto strano. What a lucky guy you are. I mean, you get to be friends with me. And just so you know, you wouldn't be getting this with my younger brother. Because the Gourmet King's brother is not the Gourmet King. So, do you get me, Who am I? Go on, I want to hear it come out of your mouth. Eri gourmet. My word, not so loud! Are you trying to embarrass me? Here, have some of my boiled egg. I had a couple of bites, but it's still good. No more talking! The food's gonna be a chewy, flavorless mess if we don't eat up! Sir? Sir! You saved that first bowl, right? Because I'm gonna be needing it. Per adesso i suoi eventi non sono molto interessanti. Voglio vedere come si sviluppa perché il personaggio strano del primo evento potrebbe ritornare. O il fratello potrebbe essere introdotto. Sei libero stasera? Con l'esame in arrivo ho pensato che noi del secondo anno potremmo studiare insieme. Va benissimo. Preferisco di no, vado nella mia stanza. Aspetta, Junpei! Beh, peggio per lui. Io, te e Fuka possiamo comunque studiare insieme. Lui è ancora arrabbiato. Testa di minchia. Faccia di culo. Cazzo in bocca. Volevo dire... stupido. Studiamo con loro. Yeah. Ottimo, iniziamo. Fuka, your notes look so trendy. I kinda wasn't expecting that. Prendi? Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. Che amica premurosa. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer. And this page is full of doodles. And this part, is that a drool stain?
Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? I've been trying to think of a way to return the favor. Completa gli appunti, riempi i vuoti, è il pensiero che conta. Completa gli appunti? Complete her notes. You mean like fill in all the parts she's missing? Oh, that sounds like a great idea. But it's going to be a lot of material. I wonder if I can finish it all. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Abbiamo iniziato a completare gli appunti di Natsuki. Abbiamo quasi scritto tutto. Non è stato male come ripasso. 2 punti, come on! Questa volta potremo salire di livello. Come on! No! Adesso dobbiamo essere vicini. All done. It looks wonderful. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Spero che gli piacerà. Usa rabbia, no? Delle due. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study too, right? I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. Quindi è diventata mica un Natsuki-chan a questo punto. Ci può stare. Comunque si è abbastanza... Cos'è sto casino? E sono delle cicale perché adesso ci sono anche loro? Quindi gli esami si avvicinano. Hai studiato? Sì. Ah sì? Beh, non che siano affari miei. Lui ci fa ancora la rompipalle. Va bene, mattina, lezione in classe. Eccoci qui, finalmente siamo a Taira no Masakado, il punto di svolta nell'epoca dei samurai. Tutto iniziò con la lotta interna al clan Taira. I conflitti si estese finché le corte imperiali non fu costrette a intervenire. Masakado fu perseguitato dalla corte imperiale e non ebbe altra scelta se non opporsi apertamente. Fu così che scoppiò la guerra del Masakado. Pip, non è certo aspetto tipico dei samurai, ma vediamo se sei questo. Secondo una teoria, Taira no Masakado ideò il prototipo di un oggetto essenziale in battaglia. Secondo te di che oggetto si tratta? Qualcosa che serve a ogni samurai? La katana, l'armatura e il fucile. Epoca dei samurai. Serve a tutti i samurai l'armatura? La katana. È una delle due. Ho sbagliato. 50-50 ha mancato. Lo sapevi già, proprio così è la katana. Se si pensa ai samurai, le loro spade sono la prima cosa che viene in mente. Anche se non è sicuro che sia stato davvero Masakado a crearle. Questo sarà nell'esame della prossima settimana, quindi vedete di studiare. Ora facciamo un piccolo salto in avanti fino al periodo Kamakura. Ah, finalmente. Sento che stanno arrivando, siamo quasi ai samurai. Nel 1185 fu stabilito... Sì, va bene. Sì. Va bene. Dammi i punti fascino. Non basta per salire di livello, però. C'è qualcuno con cui passare del tempo dopo scuola o dobbiamo di nuovo passare del tempo con il ragazzino? Oh! Salve? È un messaggio da parte di Sanada. Questa sera verrà Ikutsuki-san. Sembra che debba dirci qualcosa. Ci vediamo al quarto piano non appena tornano tutti. Ok, va bene. E cosa facciamo adesso durante il dopo scuola? Oh, ci sono quasi tutti. Nessuno della scuola, ma quasi tutti. Facciamo di nuovo ancora il ragazzo Re Gourmet, perché non è ancora successo niente nella sua storia, vorrei che iniziasse. Quindi front loadiamo la parte noiosa in modo che in futuro avremo eventi interessanti anche con lui, potenzialmente. Eccellente, collega Gourmet. Nostra avventura gastronomica continua. Oggi andremo da Wakatsu. Yeah, il mio preferito! Il loro menù fa cosa per tutti. Ah, il sapere! So for lunch, I had a melon pan, then a katsu sandwich. Then an age pan, a kane pan, a yakisoba pan, apple strudel, another age pan. But I gotta have my rice, too. I think that might have been too many carbs. Today, a girl in my class asked me, "Who's that cute guy you went to Umiyushi with?" She wanted me to introduce you two so you could eat lunch together. Without me. Girls always go for guys like you. Or my little brother. I guess looks really are everything. But once we're dead, we'll all just be bones. You can't tell a handsome skeleton from an ugly one. Not again! Why do my memories make me so damn hungry? Hey waiter, another tonkatsu special! While we wait for the food, let me share a little Senryu poem I wrote. He who cuts you is no friend.
but he who Katsuyu, flavor until the end. Huh? Oh. Oh! My stomach! Emergency! Whew. That was way too close. If that toilet was just a bit further away, oh boy. Ti senti male? No, I'm fine. No worries. Everything's good and normal over here. Except for my weight, that is. Ah! The Gourmet King shouldn't say things like that. I didn't mean to be so crass. I mean, who wants to talk about toilets while they're eating? I keep saying toilet. Sorry. Sembra che Suimitsu cerchi di essere premuroso con me. Ok, la sua storia non è ancora iniziata, ci vorrà ancora un po' di tempo. Speriamo che succeda qualcosa prima o poi, che siamo già al rango 4 e... La bambina... È successo molto di più in quei singoli 4 eventi rispetto a lui, decisamente. Okay, enough of that. Let's shovel that food down. We have to eat every chance we get. Because once we're dead, all we'll be eating is dust. You know, just like my little brother. È morto? Questo che intende? What the fuck? And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers. So I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan? There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. But... It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They could be a source of unimaginable power, couldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident, and the experiment failed. They lost control of the Shadow's power,
altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Yes. Then those students who were hospitalized... It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. I studenti del passato, con cui è successo l'incidente, sono collegati ai boss Arcano, Ombre, quando compare la luna piena? Port Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind C's? We were dragged into all this just to clean up their mess? You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by persona users. We are the only ones who can fight. That's hardly the point! I never had a choice either. It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... Suo padre è morto in incidente comunque, no? È quello l'incidente. It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? The answers must be out there somewhere. Ok, dobbiamo sconfiggere 12 ombre che hanno dato inizio a tutto. Per poter eliminare l'ora buia e il Tartaro. Devo combattere e proteggere tutti. Ne restano 6. Infatti lo dicevo anche io, probabilmente sono forse 12 studiosi, 12 persone che lavoravano al progetto e che quindi hanno portato alla situazione attuale, possibilmente. Oggi non c'è nessuno qua riunito per studiare, c'è qualcuno per caso che fa un evento? Non sembra per adesso. Interessante. Quindi era il nonno di Mitsuru, che ha senso, dovesse qualcuno comunque nella sua famiglia. Può tornare che il nonno, se comunque ha 10 anni prima e comunque i leader dell'azienda in Giappone sono abbastanza vecchi in ogni caso. Non che non lo siano dalle altre parti, però anche in Giappone lo è. C'è molta tradizione comunque di passare il business da il genitore al figlio, quindi ci sta che fosse ancora con il nonno.
E lei si sente obbligata, diciamo, a mettere a posto il problema perché lei ha un persona. Ha cercato di non farci sapere come, diciamo, menzogna per omissione. Non perché ci ha mentito dicendo cose non vere, ma perché ha deciso deliberatamente di non dircela come cosa, per avere più chance appunto di averci nel team e di farsi aiutare. Sanada ha altre ragioni. Il presidente già sapeva qualcosa. Cos'altro sa il presidente? Perché comunque mi sembra ancora stranamente al di fuori della discussione, al di fuori della storia il presidente. Che lui fosse un'altra delle persone che aveva lavorato all'epoca? Che lui sappia qualcosa, che lui sia collegato comunque al gruppo Keijo in qualche modo specifico? Dovrebbe esserlo in qualche modo in ogni caso. E avevano raccolto ombre nella speranza di poter sfruttare il loro grande potere. Qualcosa è andato storto, c'è stata l'esplosione che ha portato alla distruzione del laboratorio. Ma visto che l'esperimento stava essendo fatto nel liceo Gekkokan, le persone su cui stavano facendo gli esperimenti sono crollate. E c'è stato appunto quel problema 10 anni fa. C'era scritto anche che è stato esploso il... Era esploso il liceo o no? Non mi ricordo. Dovrei riguardarmi la cutscene, poi me la riguarderò comunque e controllerò meglio tutto, perché comunque è davvero molto interessante come cosa. E sabato Wakatsu. Oh, ma aspetta un attimo. Shuji Ikutsuki, che non mi ricordo mai il suo nome, ci parla. Con la sua 12 ombre come l'ha presa la gente, cosa è successo a Mitsuru, mi parla di Sanada. Importante. Ombre speciali che appaiono con la luna piena sono il risultato di un incidente di ricerca di 10 anni fa. L'incidente di un'entità sperimentale composta da numerose ombre viene divisa ancora una volta in 12 grosse parti. Ok, quindi non è le persone collegate, è quella grossa entità di ombre che insieme formavano una cosa che ormai adesso invece è stata separata. Pertanto il loro potere supera di gran lunga quello delle ombre nel Tartaro. Agite con dovuta prudenza. Ok, come l'ha presa la gente? Alla fine, oltre 50 persone rimasero ferite nell'incidente. I media diedero la colpa alla tragedia al gruppo Keijo. Fecero cadere le responsabilità su un ricercatore in particolare. Non importa a nessuno se fosse vero colpevole o meno. La gente voleva solo un capo espiatorio con cui prendersela. E scelsero lui, anche se era una vittima a sua volta. La loro furia fu senza pari. Fu quasi più terribile di un'orda di ombre. Ok. Chissà quello che questa persona è stata incolpata. Questo è importante. Cosa è successo a Mitsuru? Con lo scusa del fare da assistente per il bene del gruppo, fu sottoposta a esperimenti sulla sua persona per diversi anni. Ok. Risolvere il mistero delle abilità sconosciute delle persone, lo sviluppo di vario equipaggiamento, tra cui l'evocatore. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la sua collaborazione. A volte gli esperimenti sono stati pericolosi, ma mi è stato detto che lei ha sempre accettato. Si sente in colpa della cosa, ovviamente. Parla di Sanada. Lui e Keijo si conoscono da tanto tempo. Sanada si unì a noi quando era ancora alle medie. A quei tempi c'era anche un terzo membro. Ma sto divagando. Signor Cappello, va bene. Importante come cosa. Stranissimo che ce l'abbiano chiusa come discussione soltanto qua dentro. E ha un dialogo che puoi perdere. Oh! Aspetta, mi sa che possiamo fare qualcos'altro prima di andare al Wakatsu. C'è di nuovo il tipo che vuole un modello fine. Mi chiedeva un modello fine? Cosa mi chiedeva? Oh, sei proprio bello. Ti interesserebbe prendere parte a una campagna promozionale che sto gestendo? Oh, vai ancora al liceo? In tal caso, magari se lo formassi... L'uomo sembra portato a sé, perché mi fascino abbia attirato la sua attenzione. Giovanotto, senti un po', ti piacerebbe far avverare i tuoi sogni? Se dal caso che abbia un'opportunità d'oro qui per te. Mi dica di più. Ma che resta a noi? Non andare a dirlo in giro, ok? Posso farti arricchire. Garantito al 100%? Servono solo 20.000 yen. Il tuo investimento aumenterà di 10, anzi 100 volte. E la parte migliore è che non devi alzare nemmeno un dito. Nuoterai nell'oro dall'oggi al domani. Dammi solo i 20.000 yen e al resto ci penserò io. Allora, che ne pensi? Ok? Prima o poi dobbiamo farlo in ogni caso. Basteranno. Ti condotterò io quando i soldi saranno aumentati. È lo scambio vecchio del mondo questo. Andiamo al Wakatsu. Dai, wakazzami tutto. Wakazzami tutto, let's go. Siamo perspicaci, ma non siamo geni. Sì, mi serve livello 5. Fuck! Vabbè, mi aspettavo a questo punto qua. Però mi fa comunque male al cuore perché non possiamo iniziare gli eventi con Mitsuru a questo punto. 12 domenica. Abbiamo eventi con qualcuno, possiamo passare del tempo come vogliamo. No, addirittura eventi. Cioè, storia. About as usual, huh? Hugh, what do you want? If you're gonna ask me to go back, the answer's still no. That's not why I'm here. I was just making sure you were still around. That's so. We've known each other a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You, me, and Miki. We used to run around here until the sun went down. Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other pals. What was that? It's rare for you to think about the past.
Usually, you just charge ahead like a damn fool. You've never been good at hiding shit. Everyone thinks about the past. Even me. Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the Dark Hour. No shit? Yeah. The thing is, all I've cared about until now is getting stronger. Everything else came second. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting? Huh. It's different for everyone. But if you don't have a good one, you can always quit. That's what I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. You really haven't changed at all. Quindi anche loro gli mancano i genitori. Orfanotrofio. Can I talk to you for a moment? Senpai, this is unusual. Please, come in. La persona del passato che è morta è sto Mickey. So not only do you excel at providing support during battle, you are also quite skilled at gathering information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. Oh, well, very little of that was made public. I know. That's why I want you to access the Kirijo Group's database. You mean hack into their system? Is that allowed? I'll give you my ID and password. Then you won't be held accountable. But I need to know the truth. In detail. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? My parents are the one exception. It gives them a bit of an inferiority complex. That's why they're so hard on me. I don't like being at home. But here, I'm able to do something no one else can. I have a purpose, so no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Oh, Thank you. I'll see you later. So, Tartarus and the Dark Hour are on the way out, huh? Questo gioco è solo genitori morti e traumi per adesso, ma va bene. No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. So then, why? Damn it! Why am I so pissed? gosh, it's hot, even for July. Wow, can't believe we're already third years. Guess this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after school. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. I get it. My problem is me. I'm going on like fighting was my duty and all. Actually, it's just all I'm good at. Because without that, I'm nothing. So much for being a hero. I can't fight worth the shit anyway. Not compared to him, at least. Damn it! Nothing I do is good enough. Tutti stanno avendo i loro problemi, eh? Why am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad, I got this letter from you last spring. I must have read it 1,000 times since then. To my family, 10 years into the future. Tomorrow,
I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule and sent to you in 10 years' time. Yukari, you may be small now, but in 10 years, you'll be 16. You'll be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you always manage to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition for my work, but I swear to you, nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Yukari, I wonder, are you enjoying life? Do you have high hopes for the future? Do you still look towards tomorrow with excitement and wonder, like you do now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Eiichiro Takeba, March 6th, 2000. No matter what happens, huh? All I can do is believe. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. Ok, quanta roba. Manca poco esami, manca poco al programma di televendita. Thank you, grazie gioco. Interessante Junpei che dubita di se stesso, si paragona un sacco agli altri, sentendosi inferiore da questo punto di vista e non avendo una direzione nella vita, quindi è andato all in per partecipare al Tartaro e diventare un eroe da questo punto di vista. Ma l'idea che questo possa prima o poi finire, o comunque di non ricevere neanche qua il rispetto che vorrebbe, perché ci siamo noi in mezzo che abbiamo un'abilità iper particolare, siamo fortissimi, lo sta facendo dubitare di sé. Takeba sembra invece comunque sentirsi probabilmente ostile verso Kirijo e quello che è successo, anche probabilmente perché il padre è estremamente collegato a riguardo. Se era il capo dell'operazione, lui era molto responsabile degli eventi del passato e rendendosene conto forse non è contenta neanche lei, ovviamente deve accettarla come cosa prima o poi. Strano però che il padre abbia scritto una lettera da mandare 10 anni nel futuro senza contesto. Se non sapesse che lui sarebbe morto e che sarebbe successo roba nel futuro, perché l'avrebbe fatto una cosa simile? Sarebbe strano. È un caso semplicemente o c'era una ragione anche dietro? Sapeva che stava per succedere qualcosa di sbagliato? O è un caso? Mitsuru vuole saperne di più perché adesso si sente ancora di più in colpa rispetto a prima, quindi cercherà ancora di più di overcompensare e cercare di andare ancora più all in per risolvere il problema. E quindi in passato Sanada e l'altro ragazzo erano orfani, come noi, come ogni membro del team che ha o genitori violenti o sono orfani. Avevano un terzo amico, ma questo probabilmente è morto in qualcosa. Potrebbe essere stato coinvolto... No, perché sarebbe troppo giovane per essere stato coinvolto nell'evento. Oddio, forse? No, potrebbe essere. Se tipo si arriva al fatto che avevano tipo 6-7 anni, potrebbe essere stato coinvolto nell'esplosione o comunque nei problemi della scuola. Potenzialmente, però non mi torna a livello temporale del perché dovrebbe essere a scuola a quel punto lì. E un liceo non avrebbe senso. Però cosa è successo è comunque gli ha dato entrambi la sensazione di dover partecipare al Tartaro. E a un certo punto uno di due se n'è andato, perché probabilmente ha scoperto la verità, probabilmente come Sanada, e l'ha ritenuta non abbastanza una buona ragione per continuare a combattere. Al momento direi di sì, deve essere successo qualcosa di simile comunque. Beh, boia quanta roba. Oggi è giorno di eventi e di discussioni e cose importanti a quanto pare. Figo. Gatto, ti prego, mi stai costando troppi soldi. Dai da mangiare, miau. Miau miau. Miau. E sembra aver acquistato tutte le energie mangiando cibo per gatti. Penso se la caverà senza che gli dia da mangiare io. Ah, miau assistenza completa. Ah, abbiamo aiutato il gatto. Adesso Elizabeth dovrebbe essere felice. Quanto cibo è venuto da mangiare? Sarà rotondo quasi quanto il re del gourmet a questo punto qua il gatto. Completiamo la richiesta del gatto. È tutto un successo il gatto affamato. Grazie, mi sento sollevata fino nel profondo del cuore. Speriamo che continui a prosperare. Ecco la tua ricompensa. Stile estivo maschile, vabbè. Ok, thank you. Passiamo il tempo con Maya. Dovremmo poter livellare, no? Yes, ok. Gioca al Morpg, che ti passa la giornata giocando online. Va bene. Maya, cos'hai per noi? Da discutere. Sono nel dungeon di Shinagawa. Vedo Maya. Ieri sono andata in palestra ad allenarmi. Mi fanno male i muscoli, ma mi sento fortissima. Un po' di endorfine fanno miracoli, no? Uff, che male. In realtà ci sono andata solo perché quello stronzo mi ha fatto arrabbiare. Calma, quale bastardo? Quale bastardo? Quello della scorsa volta o c'è un altro ancora?
Scusa, oggi sono un po' maleducata. Maya sembra imbarazzata. Quello che volevo dire è che sono arrabbiata con questo tipo. Ricordi quel signor E, l'imbecille? Ho fatto un piccolo errore su un modulo e ora mi sta tormentando. E tu insegneresti grammatica? Ha detto. Ma stai zitto. Crede di essere chissà chi solo perché insegna letteratura classica. For fuck's sake. Non sa che sono io. Io sono Maya, brutto vecchiaccio. Se il signor E comincia a giocare qui, lo metto in lista nera. Non parlarci manco tu, ok? Pound. Quanto sono per gli eventi con Maya solo perché parla così, madonna. A che rango siamo con lei? Al 6? Ok, siamo al 6. Tanto scommetto che il signore non c'ha il PC a casa. Magari usa un abaco. Lui è proprio tradizionale. XD Roflomao. Fiu, sto meglio. Forse mi faccio una doccia blush. Non preoccuparti, quel vecchiaccio non mi butterà giù Tatsuya. La giocatrice di Maya si è scollegata. Faccio un begli eventi con Maya. Top tier per adesso tra tutti gli eventi del gioco. Abbiamo di sicuro già abbastanza intelligenza per passare l'esame con pieni voti. Ma comunque continuiamo a livellarla perché dobbiamo portarla avanti e oltre. Addirittura? Addirittura? Quanta roba oggi. It's good to see you again. How long has it been since we first met? Time passes so quickly. So tell me, how's life as a Persona user? Soddisfacente, manca qualcosa, ma niente di che. Soddisfacente. That's good to hear. I remembered something else about the coming of the end. It all stems from something that took place many years ago. 10 years ago, if I remember correctly. Un po' tardi per dirlo. Oh, didn't your parents pass away about 10 years ago? Oh! Persona is like a mirror, which means a Persona user can never escape their true self. But no matter what, I won't leave you. E allora lui deve essere tipo la rappresentazione di noi stessi 10 anni fa, quando i nostri genitori erano morti. Sono morti anche loro durante l'incidente? Non ci siamo trasferiti qua? Se ci siamo trasferiti dovremmo essere venuti in un'altra città, pensavo. Because we're friends, right? Percepisco un leggero legame a formarsi con Pharos. Ok, va bene. La morte. La morte, va bene. Good night. Ok, andiamo Nanna. Non pensiamo al fatto che la morte ci sta parlando. Michael, com'è andato lo scappare di casa? È tornato! Ma come fanno? Passiamo il tempo con lei. Ragazzi, io... I can't take it anymore. Mom and Dad just keep fighting. I begged them to stop fighting so much, but they told me to leave them alone. I made up my mind. I have to run away from home. Ok. Ok. Non farlo, calmati, decidi tu. Decidi tu? I can do what I want? You mean it? And I'm running away. I made up my mind. I better start packing soon. Hey, what should I bring if I'm running away from home? I need lots of snacks, right? And my insurance card? Dovrebbe essere tutto. Ti servirà molto. Dovrebbe essere tutto. Really? Wow! Running away is easier than I thought. Siamo una pessima influenza. Now, just gotta decide when to sneak out. Michael, l'aria siamo... I'm gonna give it a try. Don't worry. I'll be just fine, okay? I'm gonna miss playing with you. Michael sembra essersi legata a me. Siamo una pessima Cos'è la storia di questa ragazzina? Oh mio Dio, quando giocavo a Persona 3 volevo giocare a qualcosa di divertente. C'è una bambina che... Ok, va bene. When I run away, Mom and Dad will have to work together to find me. This is gonna be great.
gotta make sure I'm ready to go. Oggi è l'ultimo giorno di studiare? Per caso? Oh. Welcome back. What's wrong? You all hungry or something? Not really. Un silenzio imbarazzante entra la sala. You know, it's almost summer break. Oh, yeah. It is, huh? Does anyone have any plans? I wish I could go to the beach. Hot sand, cool breeze, babes in bikinis. Man, a break like that sure would be nice. Somewhere in the south, where the water is crystal clear. But starting tomorrow, we gotta get through our exams. Oh man, this sucks. I'm sure you'll be fine, but it would be nice to go somewhere with beautiful beaches, like Okinawa. Well, it's not Okinawa, but how about Yakushima? Mr. Chairman, I didn't realize you were here. È appena entrato. Be in the area, so I thought I'd drop by and tell you my schedule for next week. Oh, Hirinjo-kun, your father will be vacationing in Yakushima during the break. He will? You'll all have some time off after exams, right? Why don't you go and get a nice change of scenery? Seriously? We're gonna go on a trip? Yes! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis? This guy. How about it, Hirinjo-kun? Well, my father is a busy man. I don't want to ruin his vacation. Why so hesitant? No father would be upset with a daughter who came all that way to see him. You've all done a great job. You deserve to relax for a while. And we already know when the next operation will be, so I think it'll be fine. I don't know. Senpai, I'm begging ya! All right. I guess everyone needs a break now and then. Let's do it. The beach, huh? I should design a special training regimen. Oh man, I can't wait! Oh, I need to go buy a swimsuit. Hey, don't worry. I got one you can borrow. Nice try. Are you going to swim too, Mr. Chairman? I'm afraid I can't. I'll turn to dust if I'm exposed to sunlight. Wait, seriously? Don't be stupid. E lei se ne va, ok. Quindi... Kirijo-senpai, wait up! I just wanted to say sorry about the other day. I might have gotten a little carried away. Don't worry about it. In a way, it's only logical that we go to Yakushima. The chairman said that no one who was responsible for the accident survived, but there is one who did. What? There is? Padre? My father. I had no idea. Ok. Abbiamo un pacco sul bancone. Ho comprato roba l'altro giorno dalla televendita in televisione. C'è qualcuno che studia? C'è lui che ok. Andiamo in bagno, non ci dimentichiamo mai, così ci possiamo preparare a quello che stiamo per andare a vedere. E facciamo gli esami. Ci prepariamo agli esami con il presidente. E poi facciamo gli esami domani, che passeremo a voti pieni, immagino. Adesso tutti qui, perché non lasci che gli studenti del terzo ti aiutino con gli studi? Ok. Va bene, lo farò sapere anche agli altri nel secondo anno. C'è in ballo un viaggio in traghetto a Yakushima, quindi vedi di ballare bene durante gli esami. I'm fine helping out with studying, but wouldn't it be easier to focus without the distraction? They say
studying with others grants benefits that can't be found alone. Hey, so if we flunk the exams, are we really gonna have to stay behind? Tell me that's a joke. It's no joke. As students, studying is our top priority. Failure will result in consequences. Well, I'm not too worried about that. Not naming names here, but don't get in the way, Junpei. What happened to not naming names? I guess if the fate of my trip depends on it, I don't really have a choice. I'll show you. I'll prove just how serious I am about Yakushima. Mi sono fermato a una domanda difficile. What's the matter? Something you need help with? Questo lemma, questo problema di matematica e sti vocaboli. Matematica. An arithmetic sequence, huh? Do you remember the formula for calculating its sum? See, if you do this... A beautiful formula. Really arithmeticals, my fancy. Yeah, that one's pretty good. Let me write that down. Wisecracks from Junpei are one thing. I didn't account for this. Maybe he's trying to test our ability to concentrate? Yeah, I suppose that's not likely. Mikutsuki-san's one up in me. Gotta think of a killer comeback. Stop getting distracted. You need to concentrate on your studies. She's right. Gotta focus. Let's keep at it. Ok, mi sono concentrato così tanto da non sentire più nulla. Ehi, 3 punti in intelligenza. Come on. Siamo un passo da essere un genio ormai, no? No, ci vogliono tipo altri 20 punti. Are you struggling with memorization? Nothing beats repeating it until you know it by heart. Beats? Heart? Not bad, Kirito-kun. What? No, that was not my intent with that statement. Well, if you're pulling out of the race, then I win, hands down. Kirijo-senpai defeated. This is giving me a headache. Beh, sono stati normali comunque. The diversions, I'd say that was productive. Keep it up so we can all go to Yakushima together. Sono riusciti a risolvere il problema. Ok, vediamo se so rispondere alla roba del quesito, della domanda, dell'esame del quesito, del quesito della domanda, dell'esame del quesito della domanda. Mattina presto. Mattina. Facciamo filato, no? Questa domanda mi sembra familiare. Quale forma di magia si usa per trovare fonti d'acqua? La rabdomanzia, se non ricordo male. Rabdomanzia, sì. È quella del bastoncino. Ho sensazione sia la risposta giusta. Per quale motivo si dice strega di Agnesi? Per un errore di traduzione, se non ricordo male? Non mi ricordo molto bene quelle discussioni lì, ma se sbaglio è un errore di traduzione. Ok, giusta, perfetto. Chi progettò il prototipo della katana? Allora, era Masakado. Gli altri non me li ricordo il nome. Masakado me lo ricordo. Credo fosse Masakado. Masakado? Yes! Ok, buono. Per fortuna c'era oggi. L'ho registrato oggi. Quella parte lì e quella discussione lì. Quindi me la ricordo ancora. Venerdì 17. Abbiamo finito le domande? In questa fase c'è un argomento che abbiamo studiato. Quale? Punti di sospensione, interiezione, soggetto assente, errore di ortografia. Interiezione. Yeah, giusto anche questa qua. Dovremmo aver fatto un altro punteggio perfetto per questo esame. Top 10 della scuola assicurato. Però non mi dà niente Mitsuo stavolta. Ma non importa. Beep beep. Hello, this is Elizabeth speaking. I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. Ah, non sei ancora sbloccato. Ah, cioè è vero, non ci avevamo ancora chiamato fino adesso. Quindi non ci potevamo neanche andare volendo. Oh. It seems that a path that had been blocked off is now open. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. Ho fatto bene allora non andare nel Tartaro, perché non potevo. Elisabetta ha detto che si è aperto un passaggio precedentemente bloccato. Prossima volta non nel Tartaro, mi cagherò addosso. Va bene. Ultimo esame. Oggi si concludono gli esami. Le domande sono facilissime. La pena non smette di scrivere, perché siamo particolarmente intelligenti, quindi possiamo fare con estrema facilità il tutto. E a questo punto qua, dopo scuola, The dark days of testing are finally over. The sun is shining bright. So, how'd you do?
are not gonna believe this. I aced PE. Well, that pretty much answers my question. Whatever. A real man doesn't dwell in the past. I'm already thinking ahead to the blue skies of Yakushima. Oh yeah, that's coming up soon, huh? Are you all ready to go? Sì, no, e tu? Me? Not really. Oh, sorry, I don't sound very enthusiastic, do I? Hey, how about we stop somewhere on the way back? I don't have practice today. Sounds good. Where we going? If you need to buy a swimsuit, I'd be happy to help. Very funny. All right, give me a sec. I'm gonna go grab my stuff from the locker room. Oh, I'll invite Fuka too. Hey, I know I've been kind of a dick lately. So, sorry about that. Non preoccupate, ci ho fatto l'abitudine. Non preoccupati. È brutto. Alright, let's put this whole thing behind us. Cool? Alright, let's get out of here. Ok. Freedom at last! What should I do now? Take it down a notch, will you? You bounce back from things so quickly, Junpei-kun. Know it. Oh, hey, Sonata-san's here. Don't see that every day. Ikutsuki-san called me. I think he wants to talk about a new candidate. Does that mean another person is going to join? Maybe. Fuka. What's wrong, Natsuki-chan? Do you think you can stay after school with me for a mandatory study session? There's like no one. Oh, wait, are you about to head out for the day? Okay, then, never mind. Wait, it's all right. I'll help you. Sorry, I'll see you all back at the dorm later. I'm really surprised at how much she's changed. Ah, friendship. How beautiful. Adolescence is such a wonderful thing. So full of vibrancy. Mr. Chairman? Bambino! Oh, hello. I just stopped by to pick someone up. I might as well introduce you to him now. Hello. Oh, Amada-kun. What are you doing here? You know him? He doesn't leave during the break because of his circumstances. Oh, I heard about that. Something about your parents, right? It used to only be me and my mom, but she got in an accident. So now it's just me. It happened 2 years ago. Right now, one of his distant relatives is paying for his school expenses. But that doesn't mean he should stay at the elementary school dorm all by himself, right? So I decided to move him to your dorm, just for the summer. To our dorm? Do you really think that's a good idea? Why, of course. He has the potential. Then he's the new candidate? That's right. But as you can see, he's still just an elementary school student. So it's only a possibility for now. Are you Akihiko Sonata-senpai? Yeah. I've heard a lot about you. You've never lost a boxing match. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Ok. Tutta la roba comunque sempre insieme, davvero strano il pacing del gioco. Ciao ciao esami, vacanze arrivo! Yakushima arriviamo, non vedo l'ora che sia lunedì! Forse devi passare dal centro commerciale Polonia e prendere qualcosa per il viaggio. Yes, precisely. Oh, a proposito del Polonia. Ecco, prendi. Spada nera? Che cos'è? È solo una piccola ricompensa. Vi meritate un premio dopo aver studiato tanto per gli esami. Avete sentito parlare del negozio di antiquariato al centro commerciale Polonia? Si chiama Maioido. Ha riaperto proprio oggi, in verità. Ah, quello lì. Se portate le ricompense al negozio, sono sicuro che vi saranno di grande aiuto.
Come può esserci d'aiuto un negozio di antiquariato? Mi sfugge qualcosa? Non so spiegarmi bene. Sarà meglio che Falò sia la proprietaria. Bene, potete occuparvene da soli. Il negozio antiquariato al centro... Ok. Adesso vado lì. Oh, ok. Va bene. Adesso, nel prossimo episodio forse dovresti dire.